Ciao a tutti, vediamo tre semplici modi per affascinare chiunque. Affascinare significa acquisire potenziale. Allora, il modo, indipendentemente questo dall'aspetto fisico, e non parliamo di affascinare attraverso l'aspetto fisico, anche perché poi ognuno di aspetto ha il suo e non possiamo piacere a tutti. Allora, il primo modo per affascinare chiunque è quello dell'empatia. Questo è veramente importante, cioè se tu crei e riesci a trovare un qualcosa di empatico da far vivere empaticamente alla persona che vuoi affascinare, creerai subito fascino, eserciterai subito fascino. Cosa significa creare empatia? Trovare subito qualcosa di simile, trovare subito un punto in comune. Questo nel bene e nel male, crei subito un fascino, un interesse particolare. Due persone che sono afflitte dalla stessa malattia rara, per dire, vivono un'empatia e quindi si affascinano a vicenda. Si crea subito un feeling molto forte. Quindi devi capire che cos'è che puoi ricalcare nell'altra persona per entrare nel mondo dell'altra persona. Una volta che sei entrato nel suo mondo, poi puoi portarlo nel tuo. Un modo molto semplice è quello del ricalco verbale. Sembra una cosa banale, ma in realtà genera subito fascino, genera subito charme, perché l'altra persona si sente compresa. Basta semplicemente riprendere, fare una domanda qualunque, ascoltare quello che risponde l'altra persona, poi riprendere le ultime due o tre parole e rielaborare un'altra frase. Insomma, puoi pilotare quella persona dove vuoi. Pilotarla dove vuoi e portarla anche ad aprirsi sempre di più. La cosa bella è che non è neanche importante riuscire a capire cosa esattamente vuole dire a livello di contenuto questa persona, perché ti basi esclusivamente sulla forma, perché ci sono persone che capiscono i contenuti ma non riescono, ma l'altro non se ne rende conto. Invece in questo modo si sente profondamente compreso e direi questo genera proprio, vieni visto come insomma una persona in grado di leggere quasi nel pensiero, è molto importante questo. Il secondo modo per generare fascino, per affascinare una persona, è semplicemente utilizzare i canali della comunicazione non verbale. Il 90-93% dicono alcuni contenuti, diciamo, comunicativi passano attraverso la parte non verbale, quindi attraverso il linguaggio non verbale. E quindi devi saperlo usare. Quindi per affascinare qualcuno, ad esempio, devi imparare a violare la prossemica. La prossemica è la distanza. Se tu sei sempre distante da una persona, insomma, verrai visto come evitante, verrai visto anche come negativo. Prova ad avvicinarti. Ovviamente non troppo, ti avvicini un po', ti allontani, prova a gesticolare, la cinesica è importante, prova a mantenere il contatto oculare verso questa persona. Lo sguardo deve essere direzionato sempre negli occhi, 1, 2, 3 e naso, oppure 1, 2, 3 bocca, quindi attraverso questo triangolo, perché mandi dei segnali importanti. E poi questi segnali, diciamo, vengono recepiti dall'altra persona quasi come dei messaggi emotivi, dei messaggi emozionali, genera una forte tensione emozionale, quindi variando la prossemica, imparando anche a variare il tono di voce. Il tono di voce anche può dare emozioni, quindi prossemica, tono di voce, la cinesica, la gestualità, inizia a capire come devi gesticolare, e poi il contatto fisico, anche quello può essere inserito. Ecco, questi fattori messi assieme, prossemica, cinesica, paralinguistica, toni di voce, il contatto fisico, possono possono creare fascino se vengono utilizzati nel modo giusto. E il terzo modo semplice per creare fascino è servire all'altra persona delle emozioni.
cioè regalargli delle emozioni. Nel momento in cui tu regali un'emozione, vieni subito accolto dalla sfera emotiva di questa persona e l'accoglienza, diciamo, ti permette di essere, diciamo, visto come una persona affascinante. Il modo migliore è utilizzare l'ironia. L'ironia permette di fare passare anche delle penalizzazioni, cioè cerca di prendere un po' in giro questa persona perché gli dai subito emozioni e poi prendendolo leggermente in giro, giocando, diciamo così, hai la possibilità anche di fare tante cose. Uno, di non farti vedere bisognoso, e questo è fondamentale. Due, di far passare dei concetti che un po' penalizzanti, che altrimenti non sarebbero potuti passare. Tre, di capire quale area della vita questa persona vive da un punto di vista emotivo con più difficoltà, per cui facendo un po' di scarpetta lì sopra, amplificando un po' queste emozioni compresse in quella zona, riesci subito a essere identificato come un erogatore di tensioni emozionali. Quindi se tu eroghi tensioni emozionali, la parte emotiva della persona si coinvolge con te e quindi viene giudicato affascinante perché questa parte emotiva coinvolta pilota la parte logica e la parte logica mette l'etichetta: questa è una persona che mi piace. Ecco, però devi allenarti in tutto questo, è molto importante l'allenamento, devi vedere tutto come un gioco, esercitare fascino, essere seduttivi. La seduzione in generale è una parte così che uno deve fare proprio per se stesso, deve fare senza un obiettivo. Bisogna mettere in atto le strategie con distacco dal risultato, perché se ci sono degli attaccamenti, se delle ossessioni, voglio a tutti i costi raggiungere questo obiettivo, coinvolgere, eccetera, eccetera, entri in un loop negativo, per cui otterrai esattamente l'inverso. Per legge di attrazione noi attraiamo ciò che conforma alle nostre paure, quindi il punto di partenza è quello di non avere paura, e per non avere paura devi essere tranquillo, sciolto, rilassato, fare le cose con distacco dal risultato, dandoti come obiettivo quello del miglioramento personale, perché poi il miglioramento personale è anche l'obiettivo migliore che una persona si può dare. Quindi segui queste tre semplici regole, questi tre modi di fare che possono essere utilizzati sia separatamente sia assieme. Quindi è ovvio che se usi assieme tutte e tre le modalità hai un controllo molto maggiore del tutto e ottimizzi moltissimo le possibilità di raggiungere gli obiettivi e di avere successo. Quindi questo è importante. Ma la cosa fondamentale, come ti dicevo, è fare un lavoro su te stessa o su te stesso e non accanirti nelle situazioni. La vita è bella perché è varia, diceva un proverbio. Le persone sono tante. Nel momento in cui ci si accanisce proprio su di una, perché può succedere che quella persona lì non gli piacciamo, può succedere, ci sta, anche i più grandi seduttori, le più grandi seduttrici hanno avuto delle situazioni. Ecco, se ti accanisci su una situazione che non si sblocca, resti fregato. La cosa migliore da fare in questi casi è quella di lasciare da parte quella situazione, lasciarla nel suo brodo, la lasci lì, che si a macerare nel suo brodo, diciamo così. La lasci, dedichi le tue attenzioni ad altro. Ecco, già dedicando le tue attenzioni ad altro capitano delle cose, perché questa persona magari si vive un po' di abbandono, magari si sente un po' rifiutata, magari capisci che tu stai prendendo altre strade e allora smuovi un po' le acque, diciamo così. Ma l'obiettivo vero è quello che comunque non bisogna perdere tempo. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, non dobbiamo sciuparlo, non dobbiamo perderlo, proprio per un rispetto della dignità personale. Ecco, la dignità personale deve essere la stella polare che ci guida nelle nostre azioni, nelle nostre scelte. Bene,
Per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.